Ma che cavolo stava succedendo? Avevo delegato a una persona con esperienza. Perché stava andando tutto a rotoli? Ciao, io sono Eleonora e sono una leadership coach. In questa serie ti racconto i miei peggiori errori come leader e i consigli che avrei voluto tanto ricevere anch'io per riconoscerli e superarli. Perché puoi avere una carriera di successo e anche impantanarti sempre negli stessi errori. Per esempio, confondere il delegare con l'abbandonare a se stessi. Era un periodaccio, faticavo a dormire, pensavo sempre alle cose da fare o da delegare, finché finalmente non arrivò nel team una nuova persona dal profilo più senior. Puoi immaginare il sollievo, la gioia. Mi sentivo come se mi avessero tolto un macigno dallo stomaco, perché questa collega aveva l'esperienza e le competenze per gestire le attività in autonomia. L'inizio fu un idillio. Le affidai interi filoni di lavoro, le diedi 2 dritte su come gestire i clienti e partii serena per una trasferta all'estero. Nessuno mi chiamava, nessuno alzava la mano, quindi stava andando tutto alla grande. La prima telefonata preoccupante arrivò mentre ero in aeroporto, in attesa del volo di ritorno, e le altre seguirono a ruota. I clienti erano scontenti, i miei capi preoccupati. Ma che cavolo stava succedendo? Avevo delegato a una persona con esperienza. Perché stava andando tutto a rotoli? Perché la mia delega a una collega senior non stava funzionando. Avevo fatto 3 errori. Primo, sottovalutare completamente l'affiancamento iniziale. Solo perché la mia collega aveva esperienza, non voleva dire che poteva in 5 minuti muoversi con sicurezza e senza errori in una situazione mai vista. Anche chi ha esperienza ha bisogno di tempo e di affiancamento e io questo tempo e questo supporto non glieli avevo dati. Ero letteralmente saltata su un aereo e l'avevo mollata lì da sola. Secondo errore, non lasciare alcuno spazio per l'errore. Senza nemmeno rendermene conto, avevo passato alla nuova collega un messaggio forte e chiaro. Non ne voglio sapere più niente di quello che ti sto delegando. Certo, prima di partire avevo detto, se hai bisogno chiama, ma tutto il resto di me diceva, ti prego non fare casini perché ho bisogno che te la cavi da sola. Insomma, non proprio un clima in cui una si sente di alzare la mano appena si sente in difficoltà. Terzo errore, dare troppo per scontato. Avevo rovesciato addosso alla mia collega 10.000 input e lei non aveva sollevato particolari dubbi, a parte qualche domanda. Questa era la riprova che aveva effettivamente fatto suo tutto quello che le avevo detto come lo volevo io? Assolutamente no. Per esserne certa avrei dovuto fare io una cosa ben precisa e non l'avevo fatta. Tra un attimo ti dirò che cos'era e come avrai potuto prevenire questi errori e le loro disastrose conseguenze e come puoi farlo anche tu. Ma prima dimmi, hai mai fatto anche tu l'errore di abbandonare un collega invece di delegare? Se ti va, condividi la tua esperienza nei commenti oppure in privato tramite il link che trovi in descrizione. E se fin qui gli spunti del video ti sono stati utili, lasciami un like per farmelo sapere. Se temi di aver abbandonato un collaboratore sperando che se la cavasse da solo, ecco 3 azioni con cui puoi aggiustare la rotta e prevenire questo errore in futuro. Chiedi sempre conferma per essere certa che la tua richiesta sia stata compresa. Quando deleghi, è tua la responsabilità di assicurarti che il tuo messaggio sia arrivato a destinazione proprio come volevi. Quindi, dopo aver delegato un'attività, chiedi sempre all'altra persona di ricapitolare ciò che hai chiesto con parole sue. Scoprirete subito eventuali incomprensioni e vi risparmierete un sacco di perdite di tempo e di frustrazioni. Crea per davvero spazio per l'errore, che non vuol dire solo dire chiama se hai bisogno, ma dimostrare con i tuoi atteggiamenti e con il tuo esempio che esiste davvero uno spazio sicuro in cui le altre persone possono dirti non ho capito, sono in difficoltà o ho bisogno di aiuto senza subire ripercussioni. Solo così puoi sperare che i tuoi collaboratori alzino la mano in tempo quando sono in difficoltà, invece che quando è troppo tardi. 3. Condividi tutte, ma davvero tutte, le informazioni utili. A volte tratteniamo informazioni che possono fare la differenza nella qualità del lavoro solo perché non ci rendiamo conto o che le abbiamo solo noi o che possono avere effettivamente un impatto. Per esempio, da chi arriva quella richiesta, qual è l'obiettivo finale, perché va fatta in un certo modo e non un altro. Tutti questi elementi di contesto sono molto preziosi per la persona a cui deleghiamo e sono quelli che le permettono di agire a sua volta con più autonomia e di mettere del suo nel lavoro che abbiamo affidato, piuttosto che semplicemente eseguire il compitino. Se vuoi una guida completa che ti aiuti a delegare in modo più consapevole, la trovi in questo video. Il link lo trovi in descrizione.
Ma ora dimmi, cosa ti porti a casa di utile da questo video? E qual è la prima cosa che farai? In descrizione trovi una risorsa gratuita che può aiutarti a preparare le tue richieste in modo chiaro, senza dimenticare passaggi o informazioni importanti. Fammi sapere con un like se questo episodio degli errori di leadership che non rifarei ti è piaciuto e per non perdere il prossimo iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Grazie di essere stata qui e alla prossima!